Buongiorno a tutti, siamo nel vigneto di Ronco delle Betulle oggi, nella zona di Rosazzo, una splendida realtà che io conosco veramente da tanto tempo. Abbiamo voluto farla qua dal vigneto, non ci vedrete molto bene ma non importa, l'importante è che vedete il paesaggio perché è meraviglioso. Con me chiaramente c'è Simone, il gestore insieme alla mamma, vero? La signora Davidi dell'azienda Ronco delle Betulle. Vuoi raccontarci qualcosa della tua azienda, così come è nata, come è partita, come ti sei introdotto in questo mondo? Certo. Beh, l'azienda è nata con mio nonno negli anni 60, nel 67. Mio nonno appunto acquistò pochi ettari, 7 ettari qui a Rosazzo. Ebbe una felicissima intuizione perché vide grande potenziale nei vigneti di Rosazzo. Rosazzo zona storica e tradizionale per la produzione di vino di qualità. Si fa vino da almeno 1000 anni e questo grazie a un terroir unico, a una posizione unica, a un microclima unico che ci permette insomma di fare vino in modo quanto più naturale possibile, con l'obiettivo insomma di avere una qualità giusta per questo territorio. Quindi fine anni 60 mio nonno, poi fine anni 80 subentrò mia madre che iniziò a gestire appunto i vigneti qui, poi negli anni acquistò alcuni ettari e quindi la ingrandì leggermente e poi da poco più di 10 anni, poi il tempo passa, quindi adesso devo stare anche a pensare quando sono arrivato io ad aiutare mia madre, però insomma da circa 12 anni affianco mia madre insomma nella gestione dell'azienda. E oggigiorno sono circa 12 ettari vitati, tutti qui accorpati in collina e nulla. Questa è un po' la storia in breve. soldoni. E devo dire che sì, Simone è stato così gentile, ci ha fatto fare un giro in tutto il vigneto ed è affascinante il modo di lavorare che ha, veramente intrigante. Io vi consiglio di venire a fare un giro da queste parti perché veramente c'è una natura incredibile. Si sentono, spero che sentiate anche voi i grilli di sottofondo. Io lo conosco da tanto però e ho un ricordo bellissimo perché loro nelle etichette hanno un simbolo importante che è una farfalla. Ci vuoi raccontare, Simone, come mai avete deciso di adottare questo? Diciamo che quando a fine anni 80 mia madre prese in gestione l'azienda, si trovò a scegliere appunto che logo utilizzare, che immagine dare appunto alla sua azienda. Mio nonno faceva solo vino sfuso, quindi non imbottigliava. E quindi mia madre, con l'obiettivo appunto di crescere di qualità nella produzione e quindi di andare in bottiglia con tutta la produzione, si trovò a ricercare un logo, un'etichetta e una mattina camminando tra i vigneti vide tutte queste farfalle in cima, insomma nella parte più alta del vigneto e da lì partì l'idea appunto di utilizzare la farfalla come logo aziendale. Poi l'azienda si chiama Ronco delle Betulle perché abbiamo anche, c'erano poi attualmente purtroppo sono morte, ma c'erano delle vecchie betulle, grandi, vecchie, molto vecchie, proprio in cima della collina e da lì appunto partì l'idea di utilizzare la farfalla come logo e il nome Ronco delle Betulle appunto come nome dell'azienda. Bellissimo. Qualche farfalla riesce a vedere anche ce n'è adesso. di tutti i colori, devo dire. Ed è sempre un bel segnale quando si vedono farfalle, perché insomma se il territorio non è giusto. Ma io ho questo ricordo ed è affettuoso perché ogni volta che io vedo una farfalla mi dicevano i miei diciamo, le persone anziane che conoscevo, che ogni volta che tu vedi una farfalla è un segnale positivo che arriva da qualcuno. Quindi per questo dico che ogni volta che vedo la tua bottiglia dico bene, dai, porterà qualcosa di positivo senz'altro. E a proposito di bottiglie di vino, devo dire che Simone ha una realtà di grandi vini bianchi, veramente grandi, ma anche grandi rossi. E chiaramente spiegarveli tutti diventerebbe lunga, quindi io vi consiglio di assaggiarli. Però in 3 parole, Simone, come vorresti identificare i tuoi vini? 3 parole sono poche. Quello che ti posso dire, non so, cerco di fare vini autentici, vini bevibili, piacevoli, vini rispettosi del territorio, dell'ambiente. Questo è quello che cerco di fare.
Poi in alcune annate si riesce a farlo, in altre no, sono talmente tante le variabili che insomma va bene anche che non ci sia il controllo, ma questo è quello che cerchiamo di fare ogni anno, quindi vini autentici, vini bevibili, piacevoli e vini rispettosi poi del terreno, del territorio che ci ospita. Direi che ci riuscite alla grande, lo ammetto. Se non altro ci si prova, dai. Sì, ci proviamo. decisamente ci riuscite alla grande. E un'ultima domanda prima di salutarci, un augurio che fai alla tua azienda, o cosa auspichi per la tua azienda da qui a domani? Ecco. Più che altro da qui a 30 anni, non lo so, io mi auguro di riuscire a realizzare un po' quello che ho in testa, e se ne parlava prima, insomma, l'obiettivo di riuscire ad avere tutti i vigneti come vorrei, riuscire a coltivare anche i vitigni che ho in testa di coltivare e riuscire a realizzare quegli obiettivi, insomma, che ho in testa. So che ci vorrà tempo, ma insomma la pazienza c'è e vedremo pian piano di mettere un tassello vicino a ogni. Io te lo auguro di cuore, sono certa che ce la farai, perché devo dire che ti seguo da un bel po' e so che, insomma, come lavori. Che dirvi? Assaggiate i vini di Ronco delle Betulle, dovete, per forza. Ciao! Bene, grazie, ciao a tutti.